La Scozia è stata una scelta naturale. Con una pandemia che minaccia la nostra libertà di circolare e soprattutto quella di viaggiare, dovevamo andare in un posto lontano dall'umanità, dove il social distancing fosse l'ultimo dei nostri problemi. La Scozia è così, d'altronde, esattamente come l'avevamo immaginata. È una terra solitaria, impervia, desolata, ma terribilmente maestosa. È come se la natura non avesse mai smesso di imporsi sull'uomo, al punto tale che l'uomo è dovuto andarsene. Nelle Highland, per esempio, abbiamo attraversato territori vuoti per centinaia e centinaia di chilometri. Paesi non paesi e terre di nessuno, dove tutto è rimasto così come è stato creato. Ed è proprio quando l'uomo non può costruire strade, ponti, abitazioni o industrie che si riesce a scorgere la natura nella sua forma primaria. Credo che l'immagine del Bedian Nambian al tramonto renda l'idea. È come guidare su un altro pianeta. Il profilo delle montagne inghiottisce il sole e lo restituisce ai viaggiatori alla curva successiva. È un susseguirsi di salite e discese, dove prima sembra di sprofondare nelle viscere della terra e poi di ritornare alla luce. L'obiettivo era percorrere tutta la North Coast 500, la strada costiera che parte dal castello di Inverness, attraversa tutte le Highland per 830 km e torna al punto di partenza. Nel giro di qualche giorno avremmo toccato il punto più alto del Regno Unito, John O'Groats, attraversato la penisola dell'Applecross ed esplorato l'isola di Skye. Abbiamo cominciato il nostro viaggio attraversando tutta l'Inghilterra e arrivando alle porte della Scozia in un solo giorno. Le prime colline illuminate dal sole del tramonto ci hanno lasciato pensare che tutto sommato l'intero viaggio non sarebbe stato di difficile guida. Quello in Scozia sarebbe stato il mio primo vero viaggio in moto. Prima di allora avevo già sperimentato il mototouring tra le Alpi. Eravamo in gruppo ed eravamo a pochi chilometri dai confini italiani. Per quanto ci viva da anni, mi spaventava l'idea di attraversare una nazione straniera su due ruote. Mi spaventava l'idea dell'avventura e dell'ignoto. Ma alla fine ne è valsa la pena. Dopo aver attraversato l'Europa mediterranea, volevo mettermi alla prova in uno dei paesi europei più ostili, dove è sempre quasi inverno e dove le condizioni di guida sarebbero state complesse. Per un motoviaggiatore non c'è nulla di più stimolante che esplorare rotte nuove e superare i propri limiti. Avvistiamo per la prima volta il mare di Scozia alle porte di Fort William e ci immergiamo completamente nella terra dei laghi. Sulla strada verso Inverness abbiamo deciso di fare una deviazione. Avevamo notato dei tornanti su cui non vedevamo l'ora di arrampicarci. La prima serie è stata piuttosto complicata, considerando il peso della zavorrina e dei bagagli pieni. Più salivamo, più la strada si copriva di muschio e diventava scivolosa. Abbiamo proseguito fino a trovarci in una valle di arieti, belli, fino a che non ci siamo accorti che la strada era interrotta da un cancello chiuso.
Dopo aver aperto il cancello davanti a noi, abbiamo scoperto che la Scozia funziona così. Ci sono pezzi di terra privata apparentemente non attraversabili, ma da motoviaggiatore puoi passarci fino a che lasci le cose come erano prima di te. Inverness ci aspettava. Attraversando campi di fieno e villaggi poco abitati, approdiamo nell'ultima grande città prima della North Coast 500, che ci avrebbe condotto verso Ley Land. I primi cieli del nord mostrano i veri colori scozzesi. Il grigio e il bianco sopra i nostri caschi ci rivelano l'altra faccia della Scozia, quella che immaginavamo sin dai primi giorni di viaggio. Per circa 50 dei 200 km che abbiamo percorso quel giorno, siamo stati letteralmente avvolti da banchi di nebbia da cui filtravano timidi raggi di sole. Le poche abitazioni che riuscivamo a scorgere in lontananza sembravano dorate. Il silenzio attorno a noi rendeva l'atmosfera spettrale. Ad un tratto, quasi come per magia, la nebbia ha smesso di imbiancare le strade. Tutto è diventato caldo e lucente. Eravamo arrivati a John O'Groats e la Scozia, nel suo punto più alto, ci ha regalato forse uno dei tramonti più belli. Abbiamo ripreso fiato sul pontile, il freddo diventava pungente e solo allora abbiamo realizzato che ci trovavamo a 2 passi dall'Oceano Artico. Con questa consapevolezza abbiamo proseguito verso ovest, completamente inghiottiti dalle luci della sera, sospesi tra i campi di fieno e l'oceano. Ci avevano detto che la parte occidentale della Scozia era quella più selvaggia, quella meno abitata. Ho trovato difficile crederlo, visto che la prima parte del nostro viaggio era già stata poco affollata. Spiagge bianche seguite da scogliere a picco sul mare e insenature misteriose ci davano il benvenuto sulla costa occidentale. Il mare cristallino della riva diventava grigio a largo e si confondeva col cielo. Le onde si infrangevano sulle rocce e senza alcun preavviso un remoto villaggio di pescatori sorgeva silenzioso dopo aver superato un promontorio. Il momento turistico alla Smoke Cave, una caverna scavata più di 5.000 anni fa, lasciava spazio all'anima nuda della Scozia. Per centinaia di chilometri è stato come fossimo rimasti solamente noi e la moto sulla terra, e la strada verso la destinazione finale sembrava interminabile. Forse avremmo visto il sole tramontare. Sapevo che il villaggio era lì da qualche parte, ma io non lo vedevo e la sensazione di non arrivare mi terrorizzava. Eravamo completamente immersi nella natura, persi nella maestosità delle montagne. Più guidavo, più pensavo che avrei voluto quella strada non finisse mai. Le esplorazioni in moto alla fine sono così, ti fanno dimenticare anche della stanchezza. Siamo arrivati ad un lopo in tempo per la cena. Il senso di vuoto che ho provato nel bel mezzo del nulla scozzese è stato poi ampiamente colmato dal calore mostratoci dalla nostra ospite in albergo. L'ospitalità del popolo scozzese è stata infatti una delle cose che ci ha più sorpreso. Gli scozzesi sono così, non vedono l'ora di parlarti e di ascoltare le tue storie di viaggio.
Un'altra sfida ci aspettava la mattina seguente, l'attraversamento dell'Applecross. Si tratta di una penisola irraggiungibile fino a qualche anno fa e proprio il suo carattere remoto la rende particolarmente desolata, al punto da essere stata considerata a lungo un'isola. L'ingresso dalla valle di Locaron non prometteva nulla di buono e un enorme cartello rosso indicava che a causa della formazione di ghiaccio la strada è chiusa nei mesi più freddi. La prima serie di curve è abbastanza semplice ma particolarmente affollate. You might be able to go down now because otherwise you're gonna get stuck if you don't go now. So Definitely go. try to overpass them all. There is a space now, otherwise you can stay here for another couple of hours. Superato il primo tratto, abbiamo proseguito verso la vetta, che era impossibile da scorgere, tante erano le nuvole che vi si addensavano. L'arrivo al punto più alto è stato faticoso e complesso. La moto è stata messa a dura prova da un vento così pungente da raggiungere i 50 km/h. Non appena usciti dalla colza di nubi ci siamo lanciati nella valle sottostante, qualche chilometro più avanti il mare, che abbiamo ammirato bevendo un caffè. Il villaggio di Kyle of Lochalsh è l'unico punto d'accesso via terra all'isola di Skye. Ciò che collega la Scozia alla remota isola è lo Skye Bridge. Il temporale non ci dava tregua, ma non ci ha scoraggiato nell'attraversare il ponte. Entriamo finalmente nell'isola di Skye con un vento estremo, pioggia battente e visibilità quasi nulla. Percorriamo circa 20 km lungo la costa. Le onde del mare bagnavano le strade, che perciò erano diventate scivolose e poco praticabili. Arrivati ad un'area di sosta prima di arrampicarci sulle prime altezze dell'isola, decidiamo di rinunciare all'esplorazione. Il vento aveva raggiunto i 70 km/h e guidare la moto non era più sicuro. La fallimentare spedizione all'isola di Skye non ci ha scoraggiati e così abbiamo esplorato ciò che rimaneva della Scozia.
Ancora qualche ettaro di bosco e un ultimo sguardo al lago di Loch Ness prima di ritornare alla civiltà. Ponti di pietra, vecchi castelli e dighe altissime hanno arricchito il viaggio di ritorno. Abbiamo promesso alla Scozia che ritorneremo e che guideremo attraverso quei luoghi mancati e quelli persi nella fitta nebbia del mattino.